lo ricordavo davvero bene, il mare di San Vito Lo Capo è spettacolare. Buongiorno carissimi! Il nostro viaggio on the road in Sicilia continua. Se vi siete persi il primo video ve lo lasciamo come al solito qua in alto nelle schede. In questo particolare episodio vi faremo vedere la costa occidentale della Sicilia e la costa nord. Visiteremo alcuni dei posti più belli come le saline di Marsala. Staremo 3 giorni incredibili a Favignana, stupenda raga. Visiteremo la riserva dello Zingaro, San Vito Lo Capo, eccetera eccetera. Vi spiegheremo che cosa fare, che cosa vedere se state organizzando un viaggio in questa parte della Sicilia. Voi come al solito mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi questa nuova avventura tutta italiana. Buona visione! Running through a dream. Hang on to the moment, it's turning to memory. We'll go where the wind is blowing. E proprio fuori dal centro storico di Trapani si trovano le famosissime saline di Trapani, dove pensate il sale viene ancora lavorato secondo la tradizione antichissima, praticamente millenaria, forse centenaria, e ci sono queste saline che sono davvero stupende. Ma adesso io e Lara per il tramonto andremo a vedere le saline di Marsala, che sono ancora più belle. Falling out of reach, I'll be the tide that's bringing you home to me. And when the sun sets, the lights faded, we'll hang on to the moment. Uno dei posti che vi consigliamo dove venire a fare aperitivo è Mamma Caura, che si trova alle saline di Marsala. Knows where I'm going. You're the place where I begin. Dopo il tramonto di ieri alle saline di Marsala, questa mattina io e Lara abbiamo preso l'aliscafo da Trapani e siamo arrivati dopo circa mezz'oretta a Favignana, dove passeremo i prossimi 3 giorni e vi faremo vedere alcune delle spiagge meravigliose che ci sono in questa incredibile isola siciliana. Siamo appena arrivati, adesso ci troviamo a Cala Rotonda e inizia da qui la nostra esplorazione di questa isola meravigliosa. Amici, quella che ho alle mie spalle è Cala Rossa, probabilmente la caletta più bella e famosa di tutta Favignana. Guardate che spettacolo, è davvero meravigliosa. Mamma mia che acqua questa caletta raga, è fuori di testa. Dovete sapere che io a Favignana sono venuto 5 anni fa, ma in realtà in questa parte della Sicilia, la Sicilia occidentale, c'ero venuto 5 anni fa e me ne ero completamente innamorato, soprattutto di Favignana. Favignana mi era rimasta nel cuore.
Proseguendo a sud, a circa 2 minuti di distanza da Cala Rossa con le biciclette, si raggiunge questa meravigliosa caletta che si chiama Cala Bue Marino e, se possibile, è in assoluto la mia preferita di tutta quanta Favignana. Io la adoro questa caletta, è davvero spettacolare. I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. You miss the ones you know. I'll be here, hanging on, waiting for your call. In questo momento ci troviamo a Lido Burrone, che è una spiaggia, e ci teniamo a consigliarla alle famiglie con bambini piccoli perché l'accesso è molto più semplice rispetto alle altre calette. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. Raga, vi faccio vedere l'appartamentino, anzi direi la villetta che ci siamo scelti qui a Favignana. Innanzitutto guardate la cornice dove ci troviamo. Non siamo nel centro storico, ci troviamo a circa 2 km dal centro storico di Favignana, ma con le biciclette elettriche ci arriviamo in meno di 3 minuti. Mi piace tantissimo il fatto che ci troviamo immersi nella natura. Questo è tutto il nostro terrazzo dove facciamo cena, pranzo, eccetera. Abbiamo il tavolino. Adesso vi faccio vedere l'interno. È una casa molto semplice, però è molto molto carina. Poi è in una posizione super tranquilla. Questo è il soggiorno. Qua abbiamo l'angolo cucina, frigorifero, abbiamo un sofà gigantesco, abbiamo l'aria condizionata e tutto quello che ci serve appunto per cucinare. Di qua c'è il bagno e infine abbiamo, vabbè, perdonate il casino, ma ci stiamo già dormendo da 2 giorni. Comunque questa è la nostra camera con letto matrimoniale, molto 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 carina, ed è super consigliato anche perché davvero è molto molto tranquillo qui. Vi lascio come sempre, trovate qui sotto in descrizione tutte quante le strutture dove io e Lara stiamo passando le notti qui in questo lunghissimo viaggio on the road in Sicilia. Vi lascio tutti i link qui sotto per vedere le disponibilità, per vedere i prezzi ed eventualmente prenotare, ovviamente con Booking. Trovate tutto qui sotto in descrizione. Se cercate un posticino dove fare aperitivo con vista sul tramonto, cibo, chiacchiere e vino è il posto che state cercando. Guardate che location è davvero spettacolare, abbiamo proprio il sole di fronte che sta tramontando sul mare. Venite qua, bellissimo. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Got a way of keeping me up most nights. It's always worth the sleep I sacrifice. Love is too precious to trade for rested eyes. And you look beautiful in the morning light. Nuovo giorno e nuova stupenda caletta. Questa mattina ci troviamo a Cala Azzurra. You could talk your way around the big old sun, but I keep hoping that the end won't come, honey. I could listen to you all day long. Raga, permettetemi di darvi un consiglio, ovvero se avete tempo dedicatele più e più giorni a Favignana perché merita tantissimo. So di tantissime persone che infatti vengono qui solamente in giornata, partendo da Trapani e poi ritornandoci di nuovo alla sera. Se riuscite, organizzate il vostro itinerario dedicando almeno 2 giorni a Favignana, se non addirittura 3, anche 4. Vi noleggiate le biciclette elettriche e ve la esplorate in completa autonomia. Scoprirete un sacco di calette stupende, una più bella dell'altra, e merita davvero di essere visitata con calma. Perdetevi nelle campagne che ci sono qui, nelle stradine super strette di Favignana dove praticamente non troverete quasi nessuno. È magica, raga, è magica. Venite assolutamente qui e stateci più tempo possibile.
pensate che stavamo leggendo che Favignana conta 2400 abitanti circa e non ce l'aspettavamo, vero? Sì, Pensavamo è ce ne fossero di meno in realtà, poi chiaramente con l'alta stagione saranno molti di più perché ci sono poi i turisti, però effettivamente conta 2400 abitanti, pensavamo molti di meno. Ti sta piacendo comunque Favignana, che dici? molto molto bella, calda. Adesso ce ne andiamo al mare. And when the words run out along with our old age, I'll still hear you in many other ways. And if I fall blind, I will see you the same. I will always find. Amici, dopo 3 incredibili giorni trascorsi a Favignana, io e Lara questa mattina abbiamo ripreso l'aliscafo, siamo ritornati a Trapani e abbiamo recuperato l'auto che abbiamo noleggiato all'inizio di questo lunghissimo viaggio on the road in Sicilia. L'abbiamo lasciato tra l'altro in un parcheggio non a pagamento a circa 1,5 km dal porto, ce la siamo poi fatta a piedi proprio perché non volevamo pagare il parcheggio. Siccome me lo chiedete spesso, vi dico che ho noleggiato questa macchina qui in Sicilia con Discover Cars, un sito che uso spessissimo quando ho bisogno di noleggiare appunto auto oppure scooter, perché ti compara diverse compagnie di autonoleggio, ti fa vedere quelle che sono più economiche, le recensioni eccetera eccetera. Vi lascio come al solito il link qui sotto se volete anche voi noleggiare le auto. E adesso io e Lara abbiamo circa un'oretta di strada per arrivare a San Vitolo Capo. Let's go! Come fly away with me. Imagine all the things that we could see. Yeah, don't you know that life's a dance? Come take my hand. Me lo ricordavo davvero bene, il mare di San Vitolo Capo è spettacolare, bellissimo, guardate che roba, è stupenda. Comunque raga, San Vito non è solo famosa per il suo mare, per la sua incredibile, meravigliosa spiaggia, dove tra l'altro io e Lara ci siamo stati praticamente tutto il giorno, ma è bello anche il centro storico, è bello passeggiare qui di sera, fare cena, magari qui ci sono un sacco di ristorantini con tantissimi prodotti tipici siciliani, proprio di questa zona della Sicilia. Infatti io e Lara adesso ci cercheremo un posticino dove mangiare probabilmente pesce, perché si è fatta quasi ora di cena. Oh, che carina qua la via principale! E i fiori di mare, che praticamente dovrebbe esserci cozze, vongole, ricci di mare, gambero e basta. Ma dove siamo? Di dove siamo? Siamo al Cozzaro, Dal Cozzaro. a San Vitolo Capo. Ce l'hanno consigliato in molti, quindi le aspettative sono alte. I piatti sembrano molto belli, molto invitanti, molto grossi. Buono? Buono? Anche la cena l'abbiamo fatta qui a San Vito, raga, ci vediamo domani. Rimanete ancora con noi perché andiamo alla riserva dello Zingaro. Ci vediamo direttamente lì, ciao! E buongiorno carissimi, come promesso oggi ci troviamo alla riserva dello Zingaro. Siamo appena entrati, l'ingresso è 5 euro a persona per gli adulti, il parcheggio invece non si paga. I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to find. La riserva dello Zingaro è sicuramente una delle attrazioni principali di questa zona della Sicilia, è praticamente un trekking da fare sulla montagna, più o meno un trekking di montagna ci hanno detto, dove però poi porta a diverse calette. Abbiamo letto che ce ne sono 6 calette, una più bella dell'altra, sono circa 7 km di passeggiata, abbiamo appena iniziato, let's go, oggi sarà una giornata spettacolare. Then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby.
entrando alla riserva dello Zingaro dall'ingresso sud, che è quello che abbiamo fatto noi, la prima caletta, che è Cala Capreria, si incontra a circa nemmeno 10 minuti di cammino. Invece dalla prima alla seconda, che è dove ci stiamo dirigendo adesso, ci sono ben 2 km e 400 metri da fare e ci hanno detto che più o meno si raggiunge in un'oretta. Poi chiaramente cambia anche in base a quanto camminate veloci. La riserva dello Zingaro è un qualcosa di incredibile. Dopo nemmeno un'oretta siamo arrivati alla seconda caletta, che si chiama Cala della Disa, però purtroppo non possiamo accedervi perché c'è il pericolo di caduta massi. Ci hanno detto proprio che in questi giorni così è chiusa, quindi andremo alla terza, che da qui sono nemmeno 300 metri, quindi ci dovremo mettere pochissimo, e si chiama Cala Berretta. It's like a river wild and free. 'Cause I could do anything if you were with me. Allora, vediamo alcuni consigli per venire qui alla riserva dello Zingaro. Allora, sicuramente la cosa più importante, raga, è tanta acqua, perché fa caldissimo. Tutti i 7 km sono praticamente tutti sotto il sole, quindi vi servirà veramente tanta acqua. Poi da portare da mangiare, come abbiamo fatto noi abbiamo preso un panino buonissimo alla panetteria di Scopello. Altra cosa importantissima, non fate come me che sono venuta con le ciabatte, venite con delle scarpe da trekking, perché ci sono dei pezzi rocciosi un pochettino più difficili, non troppo, però se avete una scarpa da ginnastica chiusa è meglio. Ultima cosa che vi sentiamo di dire è: portate un cappellino, perché come vi dicevo la camminata è tutta sotto il sole e un cappellino aiuta a sopportare il caldo. Siamo arrivati alla nostra ultima caletta, Cala Marinella. Rise at a sea. Oh, when I wake you all I need. E dopo aver percorso ben 10 km sotto il sole alla riserva dello Zingaro, meritavamo un'ottima granita siciliana. Io ho preso fragola e limone, Lara la mandorla con la brioche nella piazza di Scopello. Raga, vi facciamo vedere velocissimamente dove abbiamo passato queste 2 notti tra San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo. È un resort pazzesco, vi lascio qui sotto in descrizione il link, perché raga è uno dei più belli in cui io sia mai stato. Adesso vi faccio vedere la piscina, c'ha pure la palestra, abbiamo la colazione inclusa, la camera è strabella, super consigliato raga, super consigliato. Ci troviamo a Castellammare del Golfo, che è un piccolo paesino di pescatori che si trova vicino a Palermo. Stasera ultima sera, siamo a Castellammare e abbiamo scelto di mangiarci una pizza gusto siculo napoletana, è il nome della pizzeria. Stiamo venendo di fame, abbiamo troppa fame. Buon appetito. Paolo, 3, 2, 1. Vi faremo vedere, vi spiegheremo che cosa fare se fatto casino. È tutto registrato. Non è che non devi tutto registrato, ma perché sono già ubriaco. No, non è vero. video. Ma che è un video? Parla forte di uno dei posti. Quello che è. Paolo. Dove si va? A Favignana! Paolo. Mamma mia, che acqua questa. È andato, quando vuoi. Paolo. Forte, però forte. Paolo. Allora, ci troviamo in questo momento a Lido Burrone, che secondo noi ci teniamo a consigliare alle famiglie. Solo vedere una cosa davanti. Madonna, che capelli tutti sparati. Raga, ci tenevo a dirvi, visto che vi sto parlando dell'auto, siccome me lo chiedete spesso, siccome me lo Ok, Paolo, dopo nemmeno... Paolo.
Allora raga, a Favignana, se cercate un posto mega buono ed economico, questo è il posto che fa per voi. Il Girarrosto Rosticceria, c'è il menù qui esposto fuori ed è gestito da due signori abbastanza anziani, se ben ricordo, perché io ci ero venuto, eccolo lì, 5 anni fa. Purtroppo volevamo venire a mangiare oggi a pranzo ma era chiuso, invece stasera vogliamo andarci a mangiare il pesce, quindi lo mangeremo qui. Ma mi ricordo che era veramente molto buono. Ero venuto qua 5 anni fa. Questo qua, dovete venire qua raga, c'è un pollo per te. Questo è il posto dove mangiare a Favignana, molto economico. E qua ci sono i prezzi con tutti i menù. Questi erano i signori.